l'azienda è nata più o meno nel 2007. Ho iniziato io a occuparmi del settore alimentare, iniziando con l'attività di cottura a bassa temperatura allo spiedo. È un percorso che alle origini era tutt'altro che improntato sulla cucina. Io nasco e studio come elettronico, quindi seguo gli studi per diventare progettista elettronico e lo divento. Il passo dopo l'elettronica è stato quello di andare verso l'informatica e così ho fatto, un po' seguendo corsi, un po' studiando da autodidatta. Mi sono formato sullo sviluppo di software, programmazione oggetti e quant'altro. Nel 2003 ero arrivato al punto che ho detto: bene, dopo 10 anni di sviluppo software mi piacerebbe evolvere, ho la passione della cucina, cosa faccio? Vado in cucina. Quindi sono andato presso un ristorante e ho chiesto semplicemente se potevo imparare. Sono stato assunto in questo ristorante, un ristorante una stella Michelin, e da qui ho imparato a cucinare, soprattutto ho imparato a cucinare a livelli di ristorazione, che è diverso dal cucinare in casa. La cosa interessante che io ho trovato, soprattutto quando ho fatto questo salto dall'informatica alla cucina, io rispetto a coloro che lavoravano ormai da una vita nella ristorazione, io avevo un qualcosa di diverso, ma semplicemente perché arrivavo da un mondo totalmente diverso e avevo la freschezza di visione, quindi la capacità di vedere le cose in un modo diverso, non necessariamente migliore, ma diverso. E dal momento che è diverso può fare la differenza. Quindi poi ho continuato nella ristorazione, mi sono spostato nella macelleria, la stessa cosa, sensazioni anche lì di totale smarrimento, però avevo sempre quella marcia in più perché avevo la freschezza rispetto agli altri. E quando qualcuno ti dice, ti dà come risposta alla domanda: ma perché questa cosa si fa così? E se la risposta è perché si è sempre fatto così, bene, ottimo, lì c'è margine di miglioramento. Lì tu che arrivi da un settore totalmente diverso puoi fare la differenza. E così ho fatto nella macelleria, ho semplicemente unito le varie competenze e mi sono costruito uno spiedo gigante col quale ho iniziato a fare i servizi di cottura allo spiedo, mettendo pezzature giganti di carne. Siamo partiti dall'elettronica, siamo arrivati a uno spiedo disegnato e progettato da me e realizzato anche da me. Da lì ho iniziato ad apprezzare e a vedere i risultati delle cotture a bassa temperatura. Ho iniziato a dire: cavolo, sono interessanti queste lunghe cotture, però cavolo, ci vuole troppo tempo. E allora pian piano, anche senza saperlo, stavo mettendo le radici per quello che oggi è il brand definitivo della nostra azienda, che sono i prodotti cotti a bassa temperatura sotto vuoto. Il percorso da quando inizi non sai dove ti porterà. L'importante è tenere gli occhi aperti sempre sulla strada che stai percorrendo.
Oggi rispetto agli altri anni una grossa differenza sono i social media, la differenza sulla divulgazione delle informazioni. Costano poco, quasi zero, sì, l'accesso, ma non la gestione. Oggi veramente io ci credo e rimango stupito tutte le volte che vedo gli effetti di questa tecnologia, di questo movimento, di questa velocità nella divulgazione delle notizie, con un costo contatto veramente basso. Ovviamente la notizia va resa interessante, va seguita, richiede tempo, cioè non richiedono dei costi di materie prime, okay, dei costi strutturali, ma richiede molto tempo e soprattutto un'idea ben formata e un'idea di progetto da portare avanti.